Ciao a tutti ragazzi, buongiorno, io sono Riccardo, bentornati nel mio laboratorio. Oggi faremo una recensione di un prodotto, è il prodotto, il jig per la realizzazione dei fori a tasca. Questo mi arriva dal sito Banggood ed è costato circa 32 euro. Questi fori a tasca ci permettono di unire fra di loro dei legni che abbiano, anziché la classica giuntura con la squadra o con il foro che vada da parte a parte, ci permette di unirli dall'interno per di qua. Ora vi farò vedere, è comodissimo, tra l'altro vi permette di unire dei legni fra loro che siano per esempio all'interno di un armadio. Se noi dovessimo unire questa è la parete dell'armadio e questa è la mensola, dovremmo metterla, non avremmo modo di farlo se non mettendo una squadra qua sotto, comunque un supporto. Mentre con questo sistema si uniscono, è nascosta alla vista la giuntura ed è pure di una comodità e di una funzionalità incredibile. Quindi seguitemi che vi faccio vedere come funziona. Apro la confezione, vediamo il contenuto. Perfetto. Questo è il jig. Questo è quello che troveremo all'interno della confezione, ovviamente di viti ne troveremo più di una, io ne ho messe soltanto due per farvi la dimostrazione. Questi saranno dei tappi che vi farò vedere dopo come si utilizzano. Questo è lo stesso jig che va bloccato con queste chiavette che si avvitano di lato, si mettono di qua e hanno una loro funzione fondamentale. Perfetto, questo già è montato. Questa invece è la punta che utilizzeremo per fare i fori, ha un anello che serve come distanziatore e questa è la punta che è il bit che verrà inserito sul nostro avvitatore per fare i fori, e ora vi spiegherò pure perché ha questa lunghezza. Le viti che arrivano hanno la parte interna piatta. Prima vi faccio vedere come si presentano i pezzi uniti fra di loro e poi vi faccio vedere come si arriva a fare questa giuntura. Questa giuntura io ora ho fatto una sezione, spero che regga, perfetto. Questo tipo di giuntura va fatta così. Praticamente la vite passa attraverso un foro che è stato praticato sul legno grazie a questa punta. Praticamente il foro viene fatto in diagonale sul legno con la punta piccola, perché questa punta di trapano ha questa forma così che va a restringere, perché questa punta di qua, questa parte si occuperà di creare l'alloggiamento per la parte filettata della vite, mentre questa di qua creerà l'entrata per fare scorrere poi la testa che andrà a bloccarsi. Questa forma di qua è la forma perfetta che ci permette di far alloggiare le viti con la testa piatta. Una vite con la testa piatta, quando arriva sulla parte finale della sagomatura che abbiamo dato noi al legno, va a combaciare perfettamente e poggia lungo tutta la sua base, quindi spinge tutto il legno verso l'altro. Questo tipo di vite, pur andando bene perché comunque alla fine ha la stessa larghezza, essendo svasata, quando va a toccare la parte bassa, purtroppo tende a dilatare, non riesce a rimanere perfettamente nel suo alloggiamento, dando semplicemente la forza verso il basso, ma tende appunto ad allargare il legno e quindi possibilmente a spaccarlo. Va bene se non facciamo eccessiva forza, però sicuramente non ha lo stesso effetto di questa, che pur essendo sezionato riesce a mantenerlo perché poggia su tutta la sua base, come ho detto poco fa. Quindi queste sarebbero le viti adatte da utilizzare. Come arriviamo a praticare questo foro però? Come funziona la giuntura a tasca? Bisogna far entrare la punta di trapano che ha questa forma così, appunto, che serve a dare il foro per accogliere la filettatura, più la forma che serve a dare il foro grande per la testa della vite, e fare entrare appunto questa punta, scusate il gioco di parole, all'interno del jig. Dopo aver regolato la profondità di 19 mm, come potete vedere il jig già impostato dà la possibilità di arrivare quasi alla base del legno, quindi quando la vite
lo attraverserà, non lo spaccherà, perché si troverà praticamente quasi tutto il preforo realizzato. E poi vi lascerò anche una scheda in alto in cui vi parlerò di questi prefori. Bisogna impostare appunto la profondità di 19 mm e dopodiché poggiare lo stesso jig sul legno che dobbiamo forare. Poi vi faccio vedere come si unisce. Si deve poggiare, dopo aver impostato, ripeto, la profondità del legno, lo spessore del legno, si deve mettere una morsa che tenga fermo il nostro jig e forare con il trapano che deve arrivare a forare già alla massima velocità. Se noi facessimo il foro arrivando all'altezza del legno e poi premendo, spaccheremmo il legno, perché la punta del trapano prenderebbe le fibre lentamente e le macinerebbe. Invece così noi tocchiamo il legno, andiamo leggermente indietro, lo facciamo ruotare, dopodiché possiamo spingere. Vi faccio vedere, la posizione è scomoda perché le inquadrature che faccio io non sono mai agevoli per me, però devono essere visibili da voi. Allora procedo, faccio ruotare il trapano già al massimo e vado fino in fondo. Perfetto, questo è il primo foro, ho mosso leggermente, faccio il secondo foro, sempre arrivo a toccare il legno, vado leggermente indietro, dopodiché massima velocità e vado in giù. Come potete vedere abbiamo i fori a tasca realizzati perfettamente. Vediamo come si uniscono ora i due pezzi di legno. Noi possiamo decidere di unirli per esempio qua, senza andare a far vedere le viti da sopra, senza utilizzare appunto alcun tipo di squadra o altro, semplicemente inserendo la vite qua e utilizzando l'avvitatore con la punta in dotazione. Avendo questa punta così lunga io posso serenamente avvitare senza il rischio di sbattere il mandrino o il trapano stesso sulla superficie. Quindi vado, perfetto, questa è con una sola vite, già è perfettamente unito, perfettamente dritto. Metto la seconda vite e vi faccio vedere come rimane perfettamente saldo. Da questa parte non c'è nulla, da questa parte, se vogliamo, loro in dotazione ci danno questi tappi che però sinceramente esteticamente non mi piacciono granché, vanno inseriti qua e dovrebbero fare da tappo, ma a me non piacciono. Comunque questa è la tavola, abbastanza salda. Certo, forzandola sono due vitine, ma anche se fossimo andati da dietro a bloccarla avremmo avuto lo stesso movimento laterale, però è perfettamente saldo. Questo poi sta anche alla resistenza del legno, perché le viti come avvitano da dietro avvitano da dentro, la quantità di materiale che impegnano per tenere unite fra loro la struttura è sempre la stessa, quindi solo che così è nascosta. Noi possiamo tranquillamente presentare un lavoro del genere, se questo fosse un poggiapiedi, se fosse una mensola all'interno di un tavolo, se fosse una cosa che ovviamente non dovrebbe essere fatta con queste perline perché non sono belle da vedere, però in questo caso così è ben salda. Quindi questo jig diciamo che ha la possibilità, ci dà la possibilità di avere un'ottima funzionalità sia estetica che pratica, perché riesce a bloccare bene rendendo nascosto i fori che abbiamo fatto. Se questo fosse un armadio e questa parete fosse verso il muro, non avremmo modo di collegare questa mensola se non arrivandoci da qua, e per arrivarci da qua dovremmo per forza mettere o qualcosa che ci faccia
da appoggio sulla parte ovviamente bassa, quindi avvitare questo, avvitare la mensola eccetera, oppure direttamente fare i due forellini e avere la sicurezza che la mensola stia ferma al suo posto senza avere nulla in vista. Secondo me come oggetto è molto pratico e molto efficiente. Questo nel caso in cui volessimo però unire due tavole tra di loro nella parte centrale. Se noi volessimo unire invece questa tavola sempre con lo stesso tipo di foro a tasca, perché questo foro di qua con la misura che abbiamo preso va bene sia se lo dobbiamo avvitare qua, se lo dobbiamo avvitare al centro, ovviamente anche se dovessimo avvitarlo sulla parte finale del nostro progetto. Quindi se questo fosse la base di una struttura comunque a cornice per esempio, potremmo semplicemente, scusate sto usando la sinistra mi viene male, potremmo unirli così come l'esempio che avevo fatto io all'inizio. Attualmente su questa parte abbiamo questo chiuso all'interno, questa è la giuntura perfetta, bisogna comprare ovviamente le punte della misura adatta. Io ritengo che questo sistema sia molto valido e sia molto pratico. Va bene ragazzi, io ho finito con la recensione di questo jig, lo ritengo davvero valido, vi invito sempre a utilizzare la massima sicurezza perché pur essendoci l'anellino che blocca la punta e essendoci il legno che fa da spessore, anche se si ha la tendenza di mettere le mani davanti, bisogna fare attenzione perché ci si può fare male. Detto questo, io sono felicissimo e sono sicuro che me lo vedrete utilizzare in vari progetti che realizzerò col passare del tempo. A poco spero di avere un po' di tempo a disposizione e realizzare progetti riprendendoli, perché nel realizzo ma non ho il tempo di fare i video di tutto ciò che realizzo, sono piccolezze, sono cose che realizzo per me, realizzo per passatempo, a volte non è il caso di riprenderli, a volte invece quando ci penso faccio i video e magari vedrete spuntare anche questo fantastico oggetto. Vi invito ad acquistarlo, vi lascerò il link in descrizione per poterlo acquistare e basta, quindi vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo per i prossimi video, ma vi ricordo di mettere mi piace a questo stesso video, iscrivervi al canale, attivare le notifiche attivando la campanella qua sotto e basta. Ciao a tutti da Riccardo.